sono Sofi, sono nata e cresciuta a Roma, però sono mezza americana dal lato di mamma e faccio food tour, detta all'americana. Food tour, quando lo devo spiegare ai miei amici, gli dico io insegno alle persone come si mangia a Roma. Può essere una pizzetta rossa, che può sembrare una cosa semplice, ma quella pizzetta rossa per un bambino che è nato e cresciuto a Roma è la merenda che si portava a scuola, oppure dopo una serata con gli amici che hai bevuto un po' troppo, bussi alla porta del forno e ti danno la bustina di pizzette rosse. Una pizzetta rossa è tante cose, quindi provo a trasmettere anche questo. Una delle cose più importanti dei miei tour sono sicuramente i mercati e diciamo io viaggio molto e quando viaggio cerco sempre il mercato in quel paese o quella città e per me il mercato è il posto dove puoi vedere le persone come mangiano, come fanno la spesa, trovi una verdura che non hai mai visto e puoi chiedere alla persona che la sta vendendo come si cucina e da quella ricetta magari esce la storia della nonna, di quello che la vende, come lo faceva lei, poi quello accanto dice no, si fa così, hai sbagliato. Per me una cultura si vive attraverso il cibo e il mercato è il posto perfetto. Ti ho portato la merenda. Oh, guarda lei! Come sono andati i carciofi? Buoni, non sono bruciati. Sono buoni, Però erano buoni. bruscolini sono Ho buoni. fatto la cosa che mi hai detto tu di mettere la carta alla pentola, È vero, l'acqua. sono buoni. Buoni. L'avevo detto. Lui quando mi dà le clementine fa assaggia, queste sono dolci come l'amore quando va bene. Sempre lo dice. Secondo me ci siamo un po' distaccati da com'era il cibo e come deve essere il cibo. Ho notato che le persone si sono un po' scordate, i miei clienti in particolare, che il pollo è un animale, è un pollo, non è la letta nella scatolina di plastica in supermercato. Però secondo me piano piano ci stiamo avviando verso questa strada del pollo del contadino intero, se non ci sono le gambe e costa 50 centesimi c'è un problema. Tornare anche alla stagionalità, quello è un discorso importante, quindi perché gli italiani non si mangiano i pomodori a gennaio e febbraio? Perché non crescono a gennaio e febbraio. Si possono trovare al supermercato ma non avranno mai lo stesso sapore dei pomodori che prendi dal contadino ad agosto, a settembre. Dovrebbe esserci proprio secondo me una mensa a scuola dove ogni giorno c'è una cosa diversa e i bambini imparano pure mangiando. Io ho imparato così a mangiare, mamma mi dava la minestra con le melanzane, le fave, tutte queste verdure che non conoscevo, me le dovevo mangiare e ho imparato cos'è un carciofo, cosa sono le fave. Ci sono posti tipo qua dove veniamo a prendere il gelato e il caffè che secondo me restano così proprio perché neanche pensano alle mode o all'avocado barro, loro sono così e resteranno così finché possono. E mentre magari il posto dei supplì dove siamo andati, loro ci mettono, cioè cercano i prodotti, la qualità per riportare il cibo a com'era prima e far capire alle persone quanto è importante cercare il pomodoro buono, la mozzarella buona. E ci sono posti come il biscottificio dove porto dei clienti dove le ricette sono state tramandate dai nonni, poi ai genitori e ora a Stefania e lei lo porterà avanti finché potrà. Io nel mio piccolo penso che portando le persone riesco un po' a tramandare quella ricetta di biscotti o al mercato come si cucinano i carciofi, quindi ricette, ingredienti e tengo in vita questi posti nel mio piccolo portando persone, parlandone, fotografandoli. Ce l'hai punti? Io no, te ce l'hai. E gioca lì. Beh, diciamo anche che io non sono mai alla scoperta di posti nuovi, questi posti nuovi hipster, perché mi piace portarli veramente nei posti dove io vado da quando sono piccola. Nei quartieri tipo Trastevere, Testaccio, Campo dei Fiori ancora ci sono questi posti e quando un giorno chiuderanno per me sarà un grande problema. E per me non ha senso portarli in posti come l'Avocado Bar o questi posti così perché non è quello con cui sono cresciuta io, non è quello con cui sono cresciuti i miei amici, mia madre, mio padre. Non è Roma, per me è trasmettere quello che è la cultura romana del mangiare, del fare la spesa al mercato
perché ci mangiamo la pizzetta rossa con solo il pomodoro e non c'è la mozzarella. L'avocado non ha senso in tutto ciò.